Allora, ciao a tutti e bentornati alla Baita. Abbiamo deciso di fare questo video in italiano perché vogliamo che le nostre emozioni sicuramente si comprendano dal tono della nostra voce. E poi perché io ho sempre parlato in inglese, ma Monica conosce l'inglese ma non ha una proprietà molto fluente, diciamo, di linguaggio, e quindi abbiamo deciso, Ghiro tra l'altro, abbiamo deciso di girare questo contenuto. Lo postiamo infrasettimanalmente perché non vogliamo, diciamo tra virgolette, sporcare il video della domenica, che è qualcosa di molto rilassante che riguarda la nostra vita qui. Noi siamo molto scherzosi, chiacchieriamo, ma passiamo molti momenti in silenzio perché ci piace giustamente ascoltare la natura, se no non avremmo fatto questa scelta qua. Quindi questo è un video principalmente di spiegazioni, magari anche soprattutto tecniche, e visto che molti di voi ci hanno chiesto come mai non abbiamo iniziato ristrutturando il tetto, e giustamente potremmo sembrare anche dei pazzi in questo, e perché non abbiamo messo mano all'unità più grande, che sicuramente sarebbe stata forse un po' più facile da gestire perché gli spazi di là sono tripli rispetto a questi. Allora, perché noi, la nostra casa di famiglia è molto lontana da questa montagna, oltre al fatto di avere una strada sterrata che non sempre è percorribile. Quest'anno l'Italia è stata flagellata da tantissime piogge, e qui vicino giusto ieri sono crollati 2 ponti, e quindi non è facile andare e venire in tranquillità. Per tante ragioni abbiamo bisogno di una sorta di accampamento, e un appoggio, una stanza dove poter stare, perciò abbiamo cercato di rendere questa piccola unità, che in origine era la cucina soltanto della famiglia che portava qui al pascolo gli animali, e abbiamo deciso di fare solo le pareti e il pavimento perché il tetto comunque è in buone condizioni, e quindi non piovendo dentro abbiamo deciso di cercare di accamparci qua, perché per lavorare tutti i giorni dobbiamo avere un posto vicino dove poter stare e non una tenda o un prefabbricato, perché non ci piaceva esteticamente, e soprattutto perché qua siamo un po' più in alto rispetto insomma, alle baite che si trovano in queste zone, e ci sono tanti animali qua perché siamo in un posto veramente poco raggiungibile. Quindi questo è il motivo per cui non abbiamo fatto ancora il tetto, e perché vogliamo farlo tutto in una volta, si spera l'estate prossima, budget permettendo. certo, ovvio. E quindi fare tutte e 2 le unità, di modo che poi noi potremo rimanere tranquillamente qui a vivere mentre ristrutturiamo l'altra parte. Questa è una delle spiegazioni principali. Il pavimento abbiamo cambiato idea quante volte? Parecchie volte. Abbiamo cambiato idea parecchie volte perché all'inizio non volevamo deturpare il pavimento in pietra che c'era originariamente in questa zona della baita. Freddissimo quel pavimento. Freddissimo, tra l'altro. Poi per riportarlo a galla c'era veramente tanta terra che si era accumulata nel corso degli anni da togliere, quindi diventava un lavoro veramente estenuante. Oltretutto non era neanche in piano, quindi avremmo dovuto aggiungere delle altre pietre, perché qua sotto c'è una cantina che noi sfrutteremo come locale tecnico, quindi cisterna dell'acqua, pompe, fotovoltaico e quant'altro. Una piccola stanzetta molto bassa. Non ci si sta neanche in piedi praticamente, è una cantina a tutti gli effetti. Sarà 2 metri per 2 proprio. E quindi era troppo fredda, e mi sono inventato questo pavimento modulare per rialzare e portare facilmente in piano, e poi avevamo deciso di prendere le assi dal vecchio pavimento dell'unità più grande a fianco, che non vi abbiamo mostrato perché veramente lì dentro sembra che sia esplosa una bomba, perché c'è di tutto, robe vecchie di 100 anni, materassi. Sì, perché i vecchi proprietari non hanno portato via proprio tutto il mobilio, avevano lasciato comunque un letto
Avevano lasciato una credenzina, avevano lasciato un letto con la spalliera che in legno, la cucina esterna. C'è un vecchissimo materasso, una rete che dovremo, diciamo, trovare anche una soluzione per smaltirlo e portarlo via. La rete la useremo per fare un basamento di cemento, ecco, come anima. Poi non è assolutamente illuminata l'altra parte, c'è una piccola finestrella ed una porta praticamente che esce su quel viale che poi ci porta lì dove c'è quel bellissimo panorama, che non abbiamo mai aperto, e tra l'altro è una porta di legno, quindi è veramente buio lì dentro. E poi piove. E poi ci piove dentro. C'è un punto dove c'è un accesso d'acqua, adesso abbiamo messo qualcosa per bloccarlo, però anche lì ci sono dei problemi che questa parte qua non ha. Non ha. Avevamo pensato di prendere delle assi di là, squadrarle e metterle qui, però poi ci siamo detti una cosa, noi siamo molto legati, dobbiamo essere sinceri su una cosa, cioè non abbiamo più 20 anni. No. Ok, quindi nonostante lei ne abbia 25 e io quasi il doppio, È vero, okay, si vede infatti. Abbiamo deciso di mettere un materiale moderno come questo laminato perché era il giusto compromesso di isolamento, facilità di trasporto, di montaggio, sì, e soprattutto per una questione di igiene, perché noi non siamo dei campioni di salute, giusto? No. Purtroppo no, non so se un giorno vi racconteremo la nostra storia nel dettaglio. Però ma... la nostra storia è molto, molto triste, quindi non vogliamo intristirvi, siamo comunque sotto costante controllo medico, questo lo possiamo dire. Sì, beh, quindi sarà facile arrivare insomma al nocciolo della questione. E qui non si parla del mio braccio destro che va e non va, si tratta di purtroppo quello che spaventa di più nella vita ogni persona. Quindi noi viviamo entrambi queste situazioni purtroppo hanno coinvolto entrambi. Sì. Vabbè, condividiamo, quando si dice in salute e in malattia, però noi siamo sempre sorridenti perché questo è l'importante. Prevengo una domanda, chiudo col pavimento dicendo che per noi è una questione di igiene, perché anche passare uno straccio su questo pavimento è uno scherzo. Sì. Quindi invece aver preso le assi di là, metterle come pavimento, anche se trattate, levigate, tutto quanto, oltre le ore di lavoro e il peso, perché quelle pesano tantissimo, e quindi abbiamo deciso, anche perché lavarle sarebbe stato impossibile, quindi abbiamo deciso per questo pavimento che raccoglie meno polvere e per noi è sicuramente più salutare. Tra l'altro noi a breve abbiamo intenzione di portare qui anche le nostre 2 gatte, quindi a noi serviva veramente un pavimento che potesse essere igienizzato bene. E prevengo subito una domanda: perché andate o provate a vivere nel nulla, fuori da tutto, se la vostra salute è così? Diciamo che io ho un'allergia cronica all'umanità da secoli. Io sono diventata intollerante all'umanità ultimamente. Quindi, siccome ci piace la montagna, abbiamo deciso di non comprare una barca, ma di comprare una baita e di venire qui. Chiaramente la nostra vita, come quella di molti, era avviata come la vita di tutti, quindi tanti debiti, tanto lavoro. Siamo arrivati a un punto da non poter più gestire il nostro tempo a discapito della nostra salute, ovviamente. Non possiamo dire che il lavoro sia stato la causa dei nostri mali, però insomma di certo non ci poteva aiutare. Quindi ha influito ad aumentare il nostro stress. Cambiare vita in questo modo, cioè voi vedete magari anche su altri canali persone che dicono vado a vivere nel nulla, piantano 4 tronchi, fanno quello, ma non è semplice, perché è come scendere da un treno in corsa, un treno ad alta velocità che ci mette chilometri e chilometri per fermarsi. Non avendo noi una salute di ferro, dobbiamo fare dei passi ben ponderati e quindi tenerci una sorta di fune di sicurezza se qualcosa a uno dei due dovesse insomma non andare proprio nel migliore dei modi. Perciò quindi abbiamo deciso di iniziare da questa piccola parte, anche per una questione di budget, quindi stiamo cercando di utilizzare nel nostro piccolo i nostri guadagni per ottimizzare questo posto qua, cercando nel frattempo di estinguere i nostri debiti, di modo poi da trasferirci qui
magari se la salute vorrà e Dio vorrà, in maniera permanente. Quindi noi veniamo dalla città, forse la scelta che vorrebbero fare molti, ma abbiamo deciso di fare questo perché siamo stufi, insomma, non so, io rispetto l'idea di tutti, la città è bella perché noi ci siamo sempre trovati bene nella città, però perché offre tanti servizi, ma secondo me la qualità della vita non è più quella dei nostri genitori, dei nostri nonni, anche se i miei nonni, poveri cristi, hanno fatti tutti e due la seconda guerra mondiale, perciò. E niente, stiamo facendo questa scelta qua perché notiamo molto spesso e con profondo disappunto che le persone sono molto, non so se dire, insoddisfatte forse di quello che stanno vivendo. Molti hanno tanta difficoltà che forse noi abbiamo dato in salute, magari non col lavoro, perché il lavoro grazie a Dio ci ha sempre assistito, però notiamo che c'è molta frustrazione in giro che si riversa sul prossimo. Io personalmente credo che questo sia uno dei mali peggiori. Io parlo per l'Italia, ma penso che sia un qualcosa che va a qualsiasi sfera delle nostre società, senza scendere nello specifico prima che ci chiudano il canale. Però diciamo che questo ha motivato la nostra scelta di venire qui, di provare a venire qui. È una sfida contro noi stessi, perché come avete visto non abbiamo chiamato nessuno, volevamo chiamare qualcuno per recuperare il fuoristrada, ma non ci si è affilato nessuno, come si dice a Roma. Nessuno è venuto a cercarci qui nel nulla, quindi anche in una situazione d'emergenza ce la siamo dovuti vedere noi, insomma. Quindi lei mi conosce, voi no, lei sa benissimo che io sono l'uomo del piano B, ovvero io cerco sempre di avere un'alternativa. E anche del piano C quando le cose vanno male, e finora i lavori sono questi, quindi per quanto riguarda la cucina, che so che avete visto e state curiosando, è quasi completa, ma cerchiamo di riutilizzare quello che abbiamo, perché un altro dei nostri pensieri è che c'è tanto spreco nel mondo, e anche se le cose non si adattano perfettamente, la nostra salute ci ha portato a ragionare che alla fine siamo noi le cose importanti, perché quando siamo qua il bel mobile che abbiamo magari nella casa di città o che cosa non sfiora neanche i nostri pensieri. E diciamo che non abbiamo bisogno del superfluo, questo abbiamo capito. Anche se abbiamo bisogno di tante cose essenziali, una strada, l'acqua piovana, l'acqua potabile, per esempio. E in questi giorni c'è stata un'alluvione veramente fortissima in questa zona, quindi tutte le acque sono sporche di terra, perciò le stiamo filtrando. E questo richiede tempo, perché anche per bersi un bicchiere d'acqua bisogna star lì 30 secondi col filtro per filtrare l'acqua, quindi nulla è semplice. Purtroppo prima di comprare questa baita diciamo che c'era stato detto che l'acqua c'era. L'acqua c'è fin troppa. L'acqua c'è fin troppa, ma dobbiamo trovare la soluzione per canalizzarla qui. Ma ci penso io. Ma lo so, non ho dubbi. E niente, questi sono i nostri pensieri, un video di spiegazioni, ripeto, infrasettimanale, così non deturpa il silenzio, i suoni della natura. Quindi chi vuole può fare un approfondimento, chi non vuole può skippare oltre questo video, che diciamo non si perde niente. E non diteci che da persone purtroppo con la salute precaria abbiamo fatto una scelta sbagliata, perché sinceramente non ce ne frega niente. No, nel senso che noi, la nostra filosofia di vita ormai è star bene noi e cercare di realizzare i nostri sogni e di viverli, perché anche. Se la salute va male in città, va male su una barca, va male ovunque. Perciò questo è anche perché vogliamo dare il messaggio che nonostante una salute precaria, con le tecnologie di oggi, con i materiali di oggi, prendete per esempio questo pavimento, cioè si può vivere comunque un sogno. Il nostro sogno comune era quello di avere una baita in montagna, per noi questo è già sufficiente, cioè nel senso, visto che ormai i mezzi, i fuoristrada ci sono, la strada non è tanto percorribile, però le gambe ce le abbiamo ancora buone, ci sono tante tecnologie, l'energia solare,
i filtri tecnologici per filtrare l'acqua, abbiamo tante tecnologie che possiamo sfruttare, quindi vorremmo essere anche d'esempio per quelle persone che magari non vogliono o non possono o si sentono dire ma cosa vai a fare lì che sei malato, cioè ok, ci sono tante persone che veramente non si possono muovere dalle loro malattie, ma è anche vero che bisogna anche lottare nella vita e quindi se si può la tecnologia e i materiali moderni aiutano a poter vivere anche un sogno similare, ecco. Magari non sperduti dopo 2 chilometri di strada a pietre come noi, magari in un posto più raggiungibile. No, ma tranquilli che non siamo sperduti neanche qui, Noi pensavamo di essere sperduti, ma ogni tanto ci ritroviamo le persone che ci passano qui davanti casa, Sì. Cioè. Una volta una persona ha detto: ho visto il fumo. Ma da dove che siamo in mezzo al bosco? A dove di sto fumo? Dove il fumo? Fumo, ci faccio io carbonella. Anche perché questo è un parco naturale, un'area protetta, quindi comunque ci sono dei sentieri percorsi durante il fine settimana da famiglie, insomma da tante persone che desiderano così evadere un attimino dalla città, dal caos. Va bene, chiudiamo. Vuoi fare quell'appunto lì? Allora, Facciamo una cosa veloce. Io di solito non rispondo ai commenti che scrivete sotto i nostri contenuti, però veramente certe volte mi viene da ridere quando alcune volte alcuni di voi scrivono Alcuni di voi, alcuni hater secondo me. alcuni haters, ok, specifichiamo questo, scrivono del fatto che noi stiamo copiando altri canali Di un famoso youtuber. no, non soltanto, perché qualcuno ci ha detto state copiando quello, state copiando quell'altro. Sì. Tra l'altro noi di alcuni di questi youtubers abbiamo una grande stima perché comprendiamo appieno quali siano state le motivazioni che li hanno portati a questa scelta e speriamo anche di incontrarli un giorno. Non Sì, si sa mai. diciamo che è facile e superficiale dire Sì. che copiamo dei contenuti perché magari ci sono youtuber italiani sull'Italia che stanno ristrutturando un edificio simile. Allora qua in Italia abbonda la pietra, perciò da nord a sud le case sono fatte così, a sud le pietre sono più chiare, qua sono più scure, ma le case sono fatte così, al sud sono tonde, qua sono quadrate, cioè Che però... noi tra l'altro inizialmente desideravamo avere una baita in legno, ma qui in Italia questa No. cosa non è proprio possibile, Non è quindi proprio ci siamo possibile. dovuti adattare a costruzioni già esistenti, paesaggisticamente Sì. adatte. Però insomma. diciamo che è superfluo, è superficiale che una persona ci commenti e ci state copiando quando, cioè, da qualsiasi parte ci si gira sulle montagne, qua Questo intorno c'è un panorama simile, quindi Questo è. non posso copiare il pianeta, cioè ci sono le storie dietro alle immagini, quindi è quello che bisogna andare a cercare, anche perché avendo un pubblico di persone che sono ultra maggiorenni, io mi aspetto che su una media dei 50 una persona non mi venga a dire stai copiando perché il paesaggio è quello, perché Ma questo non perché noi ci siamo offesi di qualche commento, A me assolutamente. proprio. È proprio perché non ci aspettiamo da persone che magari hanno la nostra stessa età commenti così superficiali, Sì. non conoscendo insomma le storie che ci sono dietro Sì. le nostre vite. No, ma ecco. soprattutto anche perché sono cose diverse, cioè io per esempio a me piace fare droni di voli infiniti perché mi piace volare. La tecnologia La tecnologia proprio ti è stata anche appassiona. parte del mio lavoro per 25 anni, quindi è una cosa che è dentro di me, perciò mi appassiona e quindi lo inserisco i voli dei droni. Altri non lo fanno, ma se io inquadro una farfalla piuttosto che un monte, quello è dappertutto, cioè non possiamo farci niente. Allora per andare oltreoceano, voglio dire, chiunque in Canada costruisca una baita di tronchi, allora sta copiando da My Self-Reliance di Sean James. No, cioè nel senso sta facendo il suo percorso. Quindi abbiamo parlato troppo, io mi sono abbronzato con un po' di cammino.
No, va bene, se posso dire quest'ultima cosa per chiudere, anche io ho un canale YouTube dove faccio tutorial di make-up perché sono una make-up artist e quel settore ormai è veramente saturo, cioè per quanto uno possa inventarsi contenuti originali, ma prima o poi comunque saranno duplicati dagli altri. Per forza, cioè, ma anche perché, voglio dire, un colore è sempre un colore, cioè, per quanto lo possa stendere in un modo o nell'altro, prima o poi i mercati si saturano. Vabbè, sei la prima make-up artist che si trasferisce a vivere tra i cinghiali, lupi, cinghiali, tassi, ghiri, cervi, cerpiatti, caprioli, daini, camosci. Qua abbiamo E beh, farò i miei contenuti qui in baita, su. Sì. Creerò i miei contenuti. Camoscio. Trucco i lupi. Basta. Si verranno a fare le unghie gli orsi. Basta. Ciao.